Ciao amici, in questo video voglio dividere con voi la mia esperienza con il diesel sporco. Tutti che guardano questo video perché saranno caduti in questo problema. È un problema veramente serio perché ti pianta la macchina, ti lascia in piedi. Allora, a me è successo di sabato, ho messo 50 euro di gasolio in un distributore. Allora ho sentito subito un leggero cambio nel rumore del motore. Ho detto ma sarà il diesel che ho messo. Bene, ho detto domani faccio altri 50 così si mescola con quello buono e risolvo il problema. Il problema è che il giorno dopo la macchina non partiva, l'ho messa in garage e non partiva. Avviavo niente, provavo a avviare niente. Allora ho detto sicuramente sarà il diesel che ho messo che mi ha piantato, mi ha inchiodato. Ho chiamato il mio vicino che fa il meccanico, gli ho raccontato la storia e mi ha detto lì è il problema, saranno partiti l'iniettore e la pompa di iniezione e lì hai una spesa di 3.000 euro. Ho detto va bene, riesci a venire a dare un'occhiata. Allora è venuto il giorno dopo, intanto mi ha detto prova a cambiare il filtro e svuotare la cisterna e mettere del nuovo, svuotare il serbatoio e mettere del nuovo gasolio. E infatti dopo vi lascio una foto del gasolio come era dentro il filtro e vi faccio anche vedere una parte del video del serbatoio come era dentro. Ho pulito il serbatoio, ho cambiato il filtro, ho messo del gasolio nuovo, filtro nuovo e la macchina non partiva. Allora il giorno dopo lui è venuto con lo spray che aiuta l'avviamento, ha provato anche lui a spruzzare lo spray diciamo nella boccola del filtro dove entra l'aria, ma niente, la macchina non partiva, anche lui mi ha detto ascolta, ormai qua bisogna intervenire su iniettori e pompe di iniezione e lì vai una spesa di circa 3.000 euro. Vacca, ho detto, è una spesa enorme. Alla fine cosa ho deciso? Ho deciso di pazientarmi nel senso perché ho detto affrontare una spesa di 3.000 euro piuttosto sento altra gente che magari hanno avuto l'esperienza e infatti ho sentito un altro meccanico, questo meccanico in pensione, mi ha detto ascolta prima di andare a toccare iniettore e pompa di iniezione facciamo le cose gradualmente, prima di tagliare la gamba tagliamo il braccio come ha detto lui e niente a questo punto lui mi ha detto proviamo con un additivo e vediamo il risultato e poi alla fine cosa abbiamo fatto vi spiego cosa abbiamo fatto così magari se vi capitate lo stesso problema ci provate anche voi prima di andare a fare una spesa grossa. Allora il primo tentativo mi ha detto hai provato se viene il gasolio di qua, cioè nel tubo dell'entrata arriva il gasolio del serbatoio, abbiamo fatto la prova, il gasolio arriva bello pulito e tutto a posto. Allora alla fine mi ha detto proviamo a mettere un po' d'olio qua, diciamo, dove entra il gasolio nella pompa di pressione, magari è inchiodata, magari il gasolio aveva l'acqua o qualcosa. Abbiamo messo anche un po' d'olio qua ma la macchina non partiva. Adesso vi faccio vedere anche il gasolio sporco che avevo messo, vi faccio vedere la differenza tra il gasolio sporco e quello diciamo pulito. Allora, questo è il gasolio che mi ha piantato la macchina. Vedete che è un po' torbido, non è bello trasparente e limpido, invece questo è quello buono. Allora, mi hanno spiegato alcuni che adesso ci mettono più biodiesel nel gasolio, c'è il gasolio di origine, come si dice, vegetale, dalle piante, per aumentare il margine di guadagno, giustamente. E questo invece è gasolio ottenuto da fonti fossili. E la differenza si vede, questo sembra olio perché vedete com'è e questo invece è proprio liquido leggero, è trasparente, si vede proprio la differenza tra uno e l'altro. Allora dopo che abbiamo fatto il tentativo diciamo con un po' d'olio da motore nella pompa per sbloccarla se è bloccata, niente, non siamo riusciti. Allora avevo sentito anche un mio amico che fa il meccanico, mi ha detto prova di far così, prendi un additivo buono, che io non ci credevo veramente all'efficacia degli additivi, ma da oggi in poi ci crederò. Prendi un additivo buono e metti metà dell'additivo qua nel filtro e l'altra metà nel serbatoio e vi faccio vedere diciamo l'additivo che abbiamo preso. Alla fine ho seguito il consiglio del mio amico che mi ha detto di fare questa prova qua, tanto non perdi nulla, tanto la macchina è ferma.
prima di andare a toccare iniezione e pompe di iniezione fai questa prova. E cos'era la prova? Ho preso questo additivo qua, questo, che costa un bel po', e ho messo metà dentro il filtro qua, perché questo filtro qua c'è questa parte che viene su, c'è tipo un pescante, vieni su, e poi si vede, diciamo, il liquido che c'è dentro, che sarebbe il gasolio. Ho svuotato con una siringa metà del filtro e ci ho messo metà di questo, poi l'altra metà l'abbiamo messa nel serbatoio. Allora, con l'aiuto di questo e lo spray che aiuta l'avviamento del motore, spruzzandolo qua nell'entrata del filtro aria, la macchina è partita. Sembra che era bloccata, intasata, la macchina è partita. Primo tentativo, secondo, terzo, quinto, sesto, finché è partita la macchina, sempre con l'aiuto dello spray. Una volta partita il problema è stato risolto. Perciò io dico, se vi capita questo problema qua, non vi rassegnate subito al discorso dei iniettori e pompa di iniezione. Provate a fare questo tentativo. Tanto una volta la macchina ferma, provare a fare dei tentativi non cambia niente. Perché vi dico la verità, quando ho sentito 3.000 euro di spesa, a quel punto ho cominciato a cercare un motore. Ho trovato dei motori 1.400-1.500, ho detto prendo un motore, cambio motore, amen, inutile stare lì a fare iniezione o pompa di iniezione. Allora, usato questo, adesso ho deciso di usare sempre gli additivi e vi consiglio alcuni che ho preso, me li hanno anche consigliati. Ho preso questo che è il Roton, che questo è molto concentrato, addirittura ci va il 4x1000. Cioè, per esempio questo qua che è un 500 ml, dicono di metterlo in 60 litri di carburante, di diesel. Invece questo qua lo raccomandano 4x1000, vuol dire in un pieno magari ci mettete 60 ml per esempio. E ho preso anche il Bardal, anche con questo qua non sbagliate, questo qua è 1 litro, ci va un quarto di litro in un pieno, cioè il 250 ml ci va in un pieno di 60 litri. Io sinceramente non ci credevo all'efficacia di questi additivi, ma dopo l'esperienza che ho vissuto, da oggi in poi ci crederò sempre. Bene, vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto il video, condividetelo con gente che ha avuto questo problema, o magari gente che ha macchine diesel e un domani gli può capitare questo problema qua. Condividetelo con i vostri amici e parenti. Grazie per la visione e i prossimi video. E poi ho notato un'altra cosa, una cosa molto importante. Adesso la macchina tira meglio e ha migliorato anche il consumo del carburante. Vedo proprio, noto la differenza del consumo, come prima e come dopo. E anche a livello dell'accelerazione, adesso la macchina risponde subito all'acceleratore. Grazie comunque.